Buongiorno a tutti. Ehm, Oggi facciamo un altro bel video. Abbiamo qui un iPhone X. Scusate, mi dimentico sempre di ricordarvi di iscrivervi al mio canale se vi piace, se vi piacciono i miei video. Provvederò anche sempre a mettere i sottotitoli con un po' di pazienza e così almeno eh, diciamo che per alcuni, se magari l'audio non è eccezionale, almeno leggono qualcosa sotto. E niente, iscrivetevi e avete il tasto in basso nel vostro schermo in basso a destra, cliccate sopra e vi iscrivete e poi attivate le notifiche per vedere anche i video futuri, così logicamente se vi va. Niente, partiamo, vediamo questo iPhone X, mi dice difetto Face ID, andiamo a vedere che problema può avere. Già parte con questa scritta qua, andiamo a vedere. Allora, Face ID. Allora, cosa sappiamo del Face ID? Il Face ID è quel dispositivo negli iPhone che utilizza una serie di sensori per fare la scansione del volto, per poi sbloccare il telefono, per effettuare pagamenti, per scaricare applicazioni, per aprire applicazioni, insomma ne fa parecchie. Insomma, è stato sostituito al vecchio Touch ID e dall'iPhone X è partito questo sistema di riconoscimento facciale che sembra che Apple non voglia dismettere anche con la questione mascherine, che è già ormai da 2 anni che non si riesce più a sbloccare un iPhone con la mascherina. Non è ancora Apple è ancora convinta che possa essere il loro miglior diciamo, dispositivo per lo sblocco dei suoi dispositivi. E niente, è composto da dei sensori, dicevo, da dei sensori che lavorano in diversi modi. Allora, aspetti che vado a vedermi, perché anch'io ricordarmi di tutti. Allora, abbiamo il dot projector, che in teoria è quello che spara una serie di fasci che noi non li vediamo logicamente sul tuo viso per rendere il tuo viso, renderlo scansionabile. Dovrebbe fare una, se ricordo bene, una scansione 3D del viso. Ok, allora adesso vi tiro via il display e vi indico quali sono i sensori.
e ok. Allora, qui mi sa che hanno tirato via un po' in malo modo sto flat. Non è tagliato, ma è un po' piegato qui. Comunque adesso ci diamo un'occhiata. Allora, dicevo, il dot projector allora abbiamo dot projector, che è questo qui, ok, poi abbiamo la fotocamera, poi abbiamo la camera infrarossi, questa qua è per la visione notturna o quando c'è poca luce, comunque la scansione è riuscita a farla anche al buio con questa qua, ok. Poi abbiamo sul display, abbiamo qua dietro che adesso non si vede, abbiamo qui, abbiamo il flood illuminator, sempre nello stesso quadratino nero, sensore di prossimità che non serve per la scansione del volto, ma serve solo per lo spegnimento del display quando si avvicina il telefono all'orecchio, e il sensore ambientale che è quello rettangolare in alto, ok. Allora, per il Face ID servono in definitiva dot projector, fotocamera, infrarossi e il flood illuminator. Allora, il dot projector abbiamo spiegato che è vado a leggermi un po' di appunti perché anch'io perdo qualche colpo. Allora, come dicevamo, vabbè, il Face ID è stato introdotto dall'iPhone X e, come dicevo prima, serve per l'accesso al telefono senza digitare il codice o per l'utilizzazione ai pagamenti, scaricare applicazioni, insomma lo puoi impostare per parecchie cose. Invece di inserire un codice puoi farlo con il viso, ok? E dall'X in poi è stato introdotto, dove non c'è più un tasto di impronta, diciamo. Allora, il dot projector è questo, ok? E abbiamo detto prima che è quello che spara i fasci di luce sul viso, punti, dot, sono punti alla fine. E leggo nei miei appunti che sono oltre 30.000 punti che ti spara sul viso. Ok, e con questa scansione, chiamiamola, riesce Face ID a scansionare il tuo viso creando un aspetto in 3D del viso. Poi abbiamo la telecamera a infrarossi,
questa legge i punti legge i punti scansionati sul viso e cattura l'immagine 3D, ok? E poi c'è il Fluid Illuminator, che è quello sullo schermo, questo qui, e questo che garantisce la scansione al buio, scusate, mi ero confuso, pensavo fosse questo, invece è questa, ok? Non ricordavo tutto, scusate, adesso mi sono andato a leggere un po' gli appunti che mi ero scritto, e quindi ripiloghiamo. Il DOT è questo qua, è quello che spara più di 30.000 fasci di luce che non vediamo logicamente sul nostro volto, sono dei puntini alla fine, e eseguono una scansione 3D del volto. Questi invece ricevono la scansione ricevono dal viso e cattura l'immagine creata da questi punti, ok? Quindi catturano l'immagine del volto. E poi abbiamo il Fluid Illuminator, quello sul display, che aiuta la lettura in momenti di poca luce, ok? Niente, poi questa scansione viene memorizzata nella logica della scheda madre e rimane univoca solo per l'utilizzatore. È così preciso il Face ID che anche leggevo da qualche parte che la scansione di gemelli anche è precisa, quindi dei gemelli che si assomigliano parecchio, hanno magari dei tratti che non riconosciamo noi a occhio, il Face ID riesce a riconoscerli. Questo lo leggevo da qualche parte, adesso in qualche rivista. Comunque, adesso ho fatto un po' di storia, diciamo, del discorso. Andiamo a vedere, andiamo a provare i sensori, se sono buoni con i nostri tool, che adesso vi farò vedere quali sono. Allora, andiamo a vedere il dot projector, se che non abbia dei problemi. Qui vedo che è già stato fatto il dot projector, c'è un flat JC, questo è già stato fatto da qualcuno. Vediamo un po' se il riscontro ce lo dà. Qua dice che no, ma si vede che è successo qualcosa questo, quindi è probabile che andiamo a provare anche con l'altro. Io faccio sempre il doppio controllo. Proviamo anche il flat sullo schermo, proviamo. Questo sembra tutto a posto. Ok, questo è a posto. Volevo provare qua
anche con questo e vedere cosa ci dice. Vabbè, è conosciuto l'X, ecco, qui lo vede, dice abnormal, quindi c'è qualcosa che non va. C'è una cosa, finché ci siamo facciamo una copia. Non ci fa fare la copia, niente, al massimo quando tocchiamo l'integrato lo facciamo da qui, qua si può fare senza problemi. Scusate un attimo, che ho suonato un secondo là di là, arrivo subito. Sono qua, scusatemi ma... Allora, andiamo a controllare cosa è successo qui. Qua è stato già fatto, vediamo. Qui è incollato bene. Sì. Ecco cosa è successo, è staccato probabilmente integrato qui. Ah, è stato rotto, guardate. Probabilmente qua si è staccato l'integrato. Questo è un flat JC, è già stato lavorato, è già stato fatto il fix, quindi io direi di provare a togliere resina e vedere se si può recuperare, se no dobbiamo toglierlo e cambiare il flat. Ok, adesso proviamo a recuperarlo.
Vediamo se riusciamo a recuperarlo, se non è rotto l'integrato. Se è rotto purtroppo dovremo togliere il flat e rifare tutto da capo. Ok, tiriamo via la resina. Ricontrolliamo. Cosa è successo? Cioè che purtroppo è stato scheggiato. Che qua è rotto, non si può fare nulla qua, è stato rotto, l'integrato, non so in che modo. Niente, andiamo a oggi proviamo a usare anche un tool nuovo che io ancora non ho usato. Allora diamo una pulita alla resina. Prendiamo il nostro tool per bloccare il blocco fotocamera, che è questo. Ok, e puliamo dalla resina che blocca il blocchetto della lente, diciamo, del dot. Ci siamo dimenticati di coprire la lente per la fotocamera, è meglio proteggerla dal calore, quindi anche se ci andiamo con temperature molto basse è meglio comunque proteggerla perché è una lente molto delicata. Beh. Ok, no, questo qua lo mettiamo qui. Tiriamo via ancora un po' di resina. Ok, adesso proviamo a prendere il nuovo tool per allineare il dot. Vediamo come funziona. Ancora non l'ho mai usato, proviamolo. Questo qua allinea dall'X al 12. Vediamo cosa può fare rispetto a quelli della KL. Questo è per l'11. Allora, vediamo come funziona intanto. È tutto calamitato, bello, fatto bene. Allora, direi
che è questo. Allora, questo lo devo togliere, dopo glielo rimetteremo. Quindi questo va così per forza, ok. Vediamo un po' se è una stronzata o è una cosa fatta bene. Adesso in sto caso che c'è già della colla non mi sembra molto utile, ma proviamo lo stesso. Allora, prima tirare via un po' di resina, prima. Probabilmente è fatto per dot projector che ancora devono essere lavorati. Comunque adesso proviamo a dargli una pulita e vediamo cosa succede. Che come idea non mi sembra male, come idea non mi sembra male affatto. Adesso sto togliendo la colla, quella che tiene fermo il flood. E il flood, ce l'ho con sto flood oggi, il dot. Vedete che non mi sembra malvagio come idea, neanche un po'. Ok, adesso tiriamo via il nostro flat con un po' di aria, logicamente ci aiutiamo. Mettiamo il pochettone un po' più grande perché questo piccolino lì ecco fatto, gli è venuto via alla velocità della luce. Ok, adesso vediamo se c'è da pulire qualcosa. Adesso diamo una pulita qua, diamo una pulita.
Abbassiamo un po' la temperatura. Ok, e poi diamo una pulita anche di qua. Qua non vedete, scusate, qui vedete, sì. Sto solo dando una pulita dalla colla che è stata messa a chi ha fatto prima l'integrato. Ok, direi che ok, fino a qua ci siamo. Ora tiriamo via il chip che c'è sul flat, lo andremo a leggere sul Pro 1000S. Ricordo che questo è già stato fatto, questo Face ID, quindi abbiamo già un flat dei sicuri, però è stato danneggiato, probabilmente qualcuno ci ha messo le mani, ha preso conto l'integrato e ok. Diamo una pulita alle piazzole. Lì. Diamo una pulita alle piazzole. Ok. Vediamo se questo tool, anche con questo integrato che era già stato incollato, funziona bene. Purtroppo lavorando sui due lati, se trova dello spessore della colla potrebbe anche non allinearlo benissimo. Comunque proviamo e verifichiamo.
una pulita anche qui. Lì. Ok. Ora andiamo a leggere il nostro cippettino. Ok, lo leggiamo, save, vediamo se ci sono dei no, vabbè, questo mettiamo X e basta. Dopo ok, è stato salvato. Adesso lo andiamo a scrivere sul flat nuovo. Questo lo mettiamo da parte. Flat nuovo, questo è un X, abbiamo detto? Sì, è un X, sì. Quindi andiamo a prendere il flat link, scusate, devo rispondere a una mail. Allora, cerchiamo il flat dell'X che è qui. Ne ho solo 3. Vediamo se ne avevo preso degli altri. Qua non ce l'ha. Mettiamo qui. Sto guardando le scorte perché non vorrei mai rimanere senza. Eccoli qua, guarda. X, ne avevo preso degli altri. Ok. Ok. Scusate, faccio un paio di foto sempre per le pagine social.
ok, andiamo a memorizzare sul flat select X, confirm, che è successo qualcosa, andiamo a riprovare, non ho capito cosa è successo. Forse era incastrato male il connettore. Ok, questo l'abbiamo fatto, ora lo salviamo, salviamo il chip al flat, il flat è già dotato di stagno, sì, ok, è già stato applicato dalla JC, ha fatto un bel lavoro, almeno questo, se no fanno dei bei lavori a JC, però ogni tanto capita che un qualche flat dia dei problemi. Vedete? Là c'è uno stagno che è molto resistente. Comunque, adesso gli mettiamo il nostro integrato. Scusate, non vedete tutto. Beh. Ok, adesso facciamo il check del funzionamento. Brucia. Allora, è connesso, check, tutto normale, ok? Ed ora la parte che ancora non abbiamo fatto perché è la prima volta che lo usiamo. Allora, questo qua lo chiamano modello S2, questo. Vediamo, a prima impressione non sembra male come tool. Adesso lo scopriamo. Adesso lo scopriamo e vediamo com'è.
strettino, è un po' strettino. Allora, andiamo a vedere se riusciamo a usare allora questo. Ok, fino lì ci siamo. Proviamo anche questo. Ma non mi sembra proprio il massimo, comunque adesso è la prima volta che lo usiamo, anche se cosa, ad esempio qua sono, e poi ripeto, con il discorso colla infatti non è il massimo, perché c'era della colla, quindi non ci ha aiutato il discorso. Però l'allineamento in un lato ce l'abbiamo, questo è sicuro. E possiamo sempre controllarlo togliendolo perché sono calamitati. Diciamo che non mi dispiace del tutto, forse da perfezionare, però non è proprio fatto male. Lo proveremo magari con un Face ID vergine che non è stato toccato. Questo era già stato fatto, quindi qualche dubbio ci rimane. Ok, proviamo a bloccarlo lì. Che dite? Prendiamo la resina e la teniamo all'ombra perché si secca velocemente. Allora l'ombra, così.
ecco, prima la mettiamo da sopra, così lo spingiamo giù e lo blocchiamo lì. Ok, è anche un po' scarico, adesso la lampada è scarica. Allora, adesso l'abbiamo bloccato un attimo, andiamo a mettere sull'iPhone e vediamo cosa dice. Qua sembra allineato bene, di là qualche dubbio, comunque lo proviamo. Ripeto, la prima volta vediamo un po' come funziona, ok? Allora, questo dobbiamo piegarlo un po'. Ricolleghiamo tutti i connettori. Ok, anche questo. E questo. E vediamo l'accensione se compare ancora. Face ID non disponibile. Il mount, vediamo, lo proviamo un pochino. Magari facciamo, come detto prima, facciamo un altro video con un Face ID che non è stato già lavorato. Questo è stato già lavorato, quindi c'era lo spessore della colla che un po' mi fregava. Beh, intanto non compare nulla come messaggio. Vediamo se mi dà errore. Al primo impatto non mi sembra buono, cosa dite? Niente, andiamo a vedere. Di allinearlo ancora un po', allinearlo meglio. Allora, questo a vederlo sembrerebbe troppo sulla destra, o no? Vediamo un po'. No, forse neanche tanto, sembra anche abbastanza allineato.
mi sembra così malaccio, un pelino, ma secondo me è proprio poco, verso di me, un po' verso di me, è andato abbastanza bene. Adesso riusciamo a spostarlo un pelino verso di me. Lì. Diamo un po' d'aiutino col caldo. Un pochino, io la sposterei un pochino. Purtroppo, ripeto, la colla mi ha fregato. Allora, facciamo così. Spostiamo un pelino con questo, ci facciamo aiutare, come adesso vi faccio vedere. Vedete che questo un po' troppo, c'è di bello che si riesce a regolare con questo, si riesce a regolare, vedete? E adesso questo glielo spingo contro. Ok, ok, in teoria si è spostato un pochino, andiamo a vedere. Sì. Cosa dite? Torniamo a bloccare con la resina. Proviamo a metterlo su così. Poi dopo li blocchiamo
lo blocchiamo per bene, sperando che non si muova, che riesca solo la colla superiore a tenerlo, dai. Anche dare una pulita al sensore qua, lì. Come prime impressioni non mi dispiace, perché è comunque in un lato viene comunque mantenuto lineare, non mi dispiace. Ok, vediamo un po'. Allora, impostazioni, impostazioni, qua, Face ID, qua, qua e qua. Direi che non è male. Rifacciamolo. Ok, proviamo col display chiuso. Allora, proviamo il display chiuso, perché delle volte a display chiuso ha un po' di più di problemi. Allora, proviamo a display chiuso. No, bene anche. Ok, potete vedere anche da qua. Ok, annulla Face ID. Ok, facciamo anche lo sblocco. No, non ci sono facce. Non ho preso il codice, a vedere. Non mi ha finito. Riproviamo. Ok. E ok. Fine. In teoria adesso me l'ha preso. Vedete il lucchetto. Ok, adesso andiamo a incollare anche sopra e sotto e è già che è fatto. Niente, questo era un video dimostrativo di questo nuovo aggeggio, ma Ant non mi sembra male. Lo riproveremo con un Face ID Virgin, chiamiamolo. Quindi se vi è piaciuto il video mettete un bel like e dite agli amici di iscriversi.
Buon lavoro a tutti, buon lavoro a tutti, buon lavoro a tutti.